Ciao a tutti, sono Fabio. Da anni ho un canale su YouTube, si chiama Firpo Productions, dove carico i miei cortometraggi. Ho deciso di realizzare un documentario sulle locations di Monaco di Baviera del film Suspiria, esattamente come anni fa ho fatto per Phenomena. Qualche anno fa ho realizzato anche il documentario sulla location di Friburgo in Germania, ma la maggior parte delle locations del film si trova a Monaco. E devo ringraziare come sempre Mauro Davino e Lorenzo Rumori per il loro libro Dario Argento si gira, che consiglio come sempre vivamente. Ma adesso basta chiacchiere, andiamo! Wohin? Escherstraße. Was? Escherstraße. Was? Escherstraße, ja. Ma perché che ha detto? Comunque no, è Burgstrasse 4. Questo è il palazzo dove si rifugia la ragazza che scappa nel bosco e siamo in Burgstrasse 4 nel centro storico di Monaco. In realtà si tratta della sede del Dipartimento della Cultura. Non nego di essere tornato sul sito il giorno dopo per cercare di entrare nel palazzo e vedere gli stessi interni utilizzati nel film. In realtà gli interni sono stati ricostruiti in uno studio cinematografico a Roma. È da notare la coerenza stilistica e l'attenzione riservata ai particolari da parte di Argento e la sua troupe, perché gli interni realizzati agli studi De Paulis sono stati riportati scrupolosamente riprendendo lo stile della facciata esterna del palazzo. Questa è la birreria dove cena il pianista cieco Daniel prima di essere poi ucciso dal suo cane. Ci troviamo nella Hofbräuhaus, è una delle più antiche birrerie di Monaco. La birreria fu sede della prima manifestazione pubblica del partito dei lavoratori tedeschi di Hitler, davanti a 2000 convenuti. Oggi, al di là dei ricordi funesti, è semplicemente la birreria più famosa del mondo. Fu costruita nel 1589 dal duca Guglielmo V per non dover acquistare la birra per il suo esercito fuori dal suo regno, in Bassa Sassonia. In questa piazza a Königsplatz viene ucciso il pianista cieco dopo essere uscito dalla birreria dove siamo appena stati. È una delle scene più importanti del film. È impressionante perché io ero sicuro che si trovasse fuori città e invece
pieno centro storico, cioè a 2 passi dal centro storico, molto trafficata, e anche questo ci trasmette l'idea della magia del cinema, capace di cambiare completamente l'atmosfera di un luogo, e in questo Dario è senza dubbio il numero 1. Vi riprendo pure a voi, salutate. Servus aus München. Telefonato al padre di Sara. È il corso di... Once upon a time there was a man, a wandering soul, lost in the realm of our kingdom. Nel film non lo si capisce, anche perché Argento sta molto attento a non inquadrare il marchio che invece copre tutto il tetto del museo e svetta anche in cima alla torre. Ma la modernissima costruzione dove si svolge il 6º meeting sui nuovi studi in psichiatria e psicologia nel film è niente meno che il museo della BMW. Che la magia è quoddam ubique, quoddam semper, quoddam ab omnibus creditum est. Professor Kranz, ma che cos'è la magia? La magia è una Roma caput mundi, una sorta di ubi maior minor cessat, una carpe diem, verba volant scriptamant. Ed eccoci arrivati all'ultima location del film, ovvero la piscina all'interno del quale Sara confida a Susie tutti i suoi sospetti, tutto ciò che ha capito della scuola. Ecco, queste cappine. Francesco, ma parlo per me, io volevo che stanno un manicomio. Ma è il manicomio, davvero? L'orologio è quello, raga. Dio, l'acqua gelata, a 20 gradi. Cioè, mamma mia. Ho come costume asciugamano e ciabatte. Andiamo a vederlo. Il location manager del posto in realtà non era molto convinto della piscina perché era troppo antica, troppo art nouveau. Dario Argento invece ne rimase entusiasta e gli disse di portarli immediatamente a vederla. In effetti è bellissima, piena di decorazioni. Purtroppo, come hanno anticipato i miei collaboratori nel commento precedente, la temperatura dell'acqua non era molto piacevole e quindi ci siamo limitati a visitare la piscina e andare via mezz'ora dopo. Ed eccoci arrivati alla fine del documentario, grazie a tutti per avermi seguito. Io sono un fan di Dario Argento da quando ho circa 21-22 anni, prima mi cagavo sotto, non esisteva proprio, anche se avevo visto i primi 20 minuti di Demoni quando avevo 9 anni. Il destino ha voluto portarmi qui a Zurigo, a 2 passi dalle location di tanti suoi film. Grazie ancora per avermi seguito. Seguirà un documentario sul Goetheanum, il complesso di edifici che ha ispirato gli interni di Suspiria. Grazie e alla prossima!